D'improvviso mi appari silenziosa come sei, sinuosa creatura, mi conquisterai con il colore di felce che si diffonde con l'odore del mare su cui sei distesa a sognare nell'alba che non dissolve il tuo mistero. Il sole è un medaglione d'oro nel cielo incantato, ricompensa di una notte vissuta, vagando per sentieri bui e nubi vinciacati. Quando canto da scelta ti sveglia e la musica ti suona un vento accarezzandoti, quando chiamo cosa arrepiglia una villa in fantasia, vai lontano. Le olie non debbono essere concepite solo come una stazione balneare. Le olie sono mare, sole, cultura e gastronomia, e racchiudono in tutte queste 4 aggettivi territorio unico forse in tutta l'Italia e nello stesso tempo in tutta l'Europa. Che ricerco per sentirmi altro, ricompensa questa notte vissuta. Filippino nasce nel 1910 con mio nonno, di origine marchigiana e precisamente di San Genesio, che venne alle Olie. Essendo un commerciante di stoffe con il proprio veliero, si innamorò del posto e restò sull'isola. E incominciò allora negli anni 1910, certo non era il ristorante di ora, era una mescita di vino con cucina come si usava allora. Poi pian piano nel tempo c'è stata l'evoluzione con mio padre e adesso noi, io e mio fratello. Diciamo, mi piaceva sin da ragazzino un po' a giocare, a smanettare con le pentole e tutto, perché era una cosa proprio tipo un qualcosa che si ha all'interno, il DNA interno. Io ricordo da 10 anni, 11 anni, la mattina sbucciavo 7, 8, 10 casse di melanzane solo per preparare caponata, parmigiane, tutte queste cose che allora andavano per la maggiore, pasta al forno, cannelloni, perché allora erano questi i piatti, che spaghetti col sugo della cernia, sbucciare olive in continuazione giornate intere. Volo con il vento libero tra queste meraviglie. L'eredità che raccolgo soprattutto dalla mia famiglia e da mio nonno in particolare è la storia del filippino, quindi questa grande responsabilità nel soddisfare sempre le aspettative dei nostri clienti che ci hanno permesso in questi 100 anni di formarci e di crescere anche soprattutto grazie a loro. Ma da bambino, sai, la mente è più che altro impegnata a pensare ad altre cose, però sì, da bambino mio padre e mia madre mi hanno insegnato tante cose che oggi fa parte del mio bagaglio di esperienza, come quello che finita la scuola dovevo aiutare loro a servire a tavola, a sparecchiare e dopo studiare e poi la sera riprendere. E quello là è stato uno degli insegnamenti che nella vita mi è servito moltissimo. Soprattutto essere una delle doti principali, non montarsi mai la testa ed essere sempre tranquillo, non pensare di essere mai arrivato, perché non si finisce mai di imparare. Perché la cucina ormai negli ultimi anni è in continua evoluzione. Poi anche le tecniche soprattutto di preparazione sono cambiate tantissimo, sono molto più alleggerite
è un problema esclusivamente soggettivo della persona, il gusto della persona, il palato della persona che prepara il piatto, deve essere lui a sapere dosare in quantità giusta i vari ingredienti. Nello stesso tempo utilizzare degli ingredienti di qualità che sono indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Dopo la scelta del pesce dalle barche, al ristorante la decisione, quella più importante, è di associare il pescato della notte al gusto che poi proporremo ai nostri clienti o con determinati piatti, quindi la scelta insieme allo chef per gli abbinamenti nelle salse o negli antipasti, lavorando molto il pesce marinato, quindi cerchiamo di associare il pescato alla qualità poi che dobbiamo proporre ai nostri clienti per non deludere le proprie aspettative. Curro soli, barriera da montagna, scinni fino a quando non si bagna. Personalmente sono legato a tutti i clienti che ritornano e che continuano a venire da oltre 50 anni, 80 anni, 60 anni. L'ultimo, uno la settimana scorsa, che è venuto qua 50 anni fa e che prima dice di morire voglio venire nuovamente lì per vederla, per mangiare nuovamente qua, e quello per me è tanto, è una grande soddisfazione. Il metodo filippino ha delle basi che vanno avanti appunto da 100 anni, che sono quelli della qualità, della perseveranza e della serietà sul nostro lavoro. Quindi questi tutti insieme, questi tre valori insieme, rendono allo stesso tempo anche unico il locale. Il contributo che do all'azienda è quello di sostenere e supportare mio nonno nel suo grande lavoro, e quindi di aiutarlo nella scelta delle materie prime, nel selezionare i migliori prodotti, il pesce, i capperi, i cucunci, selezionare i migliori vini per le nostre carte. La qualità del filippino è basata su tre valori fondamentali che io definisco le 3 A, e quindi ascolto, attenzione e accoglienza. Questi sono i 3 valori che, uniti, ti permettono realmente di offrire il meglio di te stesso e dell'azienda, e quindi di valorizzare ancora di più definirei il rito del filippino. Io spero in mio nipote Antonio che continui questo lavoro con molta tenacia, perseveranza e spirito di sacrificio. Abbiamo finito? A posto. Condividiamo questa esperienza del gusto e tuffiamoci insieme. Sei una sirena in questa notte di luna piena, profumi di vita e di sale, i tuoi fianchi sono onde del mare. Mi lascio trasportare, mi lascio trasportare, mi lascio trasportare. I tuoi fianchi sono onde del mare, 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 mare. Io ci vorrei affondare. Muoviti tutta la notte, muoviti tutta la notte.